Ciao, sono Giacomo Rossi e sono un cantante e vocal coach. Oggi vorrei parlarti di respirazione diaframmatica. Che cos'è il diaframma? Il diaframma è un muscolo che si trova al di sotto della cassa toracica. È a forma di cupola e il suo movimento di contrazione e rilassamento accompagna il riempimento e lo svuotamento dei polmoni. Quindi quando noi inspiriamo, il diaframma si schiaccia, si contrae verso il basso. Nella fase di espirazione, invece, il diaframma ritorna nella sua posizione originaria, quindi accompagna lo svuotamento dei polmoni, ritornando nella sua posizione originaria, quindi rilassata. Questa è di fatto la respirazione diaframmatica. Respirare con il diaframma significa connettersi con la parte centrale del nostro corpo, quindi con la parte bassa dei polmoni, immaginando di inspirare con questa parte qui, quindi evitando una respirazione alta clavicolare, in cui alziamo le spalle, e evitando anche di pensare troppo in basso, perché a quel punto gli addominali si irrigidiscono e si contraggono. In entrambi i casi, infatti, si creerebbe un disequilibrio di forze nel nostro corpo che ostacola il lavoro del diaframma. Esso deve essere libero di svolgere la sua funzione senza impedimenti. Il diaframma, ad ogni modo, funziona già in automatico in ognuno di noi. Possiamo percepire il suo movimento estremizzando la respirazione, per esempio imitando il respiro affannoso di un cane. Così. Possiamo farlo anche a bocca socchiusa. E se ci mettiamo una mano sull'addome, sentiamo dei movimenti. Questi sono i movimenti causati dal diaframma. Ok? Quindi il diaframma non possiamo controllarlo direttamente perché è un muscolo involontario. D'altra parte non ce n'è nemmeno bisogno perché svolge già le sue funzioni. Però se in un neonato il diaframma funziona perfettamente, nell'adulto a volte si impigrisce, a volte rimane troppo contratto, rimane teso, altre volte invece non lavora quanto dovrebbe. Le cattive abitudini nella postura, nell'utilizzo della voce, magari abbiamo delle tensioni corporee, tutte queste influenzano in modo negativo il lavoro del diaframma. Ecco che ritrovare una respirazione più naturale e profonda, quindi diaframmatica, è molto importante prima ancora di approcciare la respirazione nel canto, che è più complessa. Ma perché è più complessa? Perché quando cantiamo il diaframma non può ritornare nella sua posizione di riposo immediatamente, anzi dobbiamo far sì che rimanga contratto. Allo stesso tempo, dopo che è avvenuta questa contrazione, l'aria in qualche modo deve uscire, però dobbiamo spingere col diaframma verso l'alto, mantenendolo sempre contratto. Se infatti permettessimo al diaframma di ritornare nella sua posizione di riposo troppo velocemente, ecco che utilizzeremmo troppa aria e ci sgonfieremmo completamente. Succederebbe questo. E non abbiamo più aria. Quello che dobbiamo fare invece è questo. E pian piano il diaframma poi ritorna in su, però sempre rimanendo contratto. Per fare questo la cassa toracica deve rimanere espansa e lavoriamo invece con gli addominali obliqui e bassi per accompagnare la risalita del diaframma. Questo è il lavoro dell'appoggio e del sostegno. Per capire questi concetti ti rimando al video dedicato su appoggio e sostegno. Bene, se ti è piaciuto questo video lascia un like e iscriviti al canale. Se sei interessato al mio videocorso completo, trovi il link in descrizione. Se hai delle domande, scrivile nei commenti o contattami in privato. Ci vediamo la prossima settimana per una nuova pillola sul canto. Ciao!